Oggi prepareremo una tipologia di pasta che facciamo qui a Corleto, imbellimbandi. Gli ingredienti per fare questa pasta sono farina di grano duro, di semola rimacinata, uova, acqua e quanto basta e sale. Allora cominciamo a fare a impastare con la farina. Questa tipologia di pasta si chiama imbellimband, che prende il nome dalla bandera corletani. Chiedo scusa. Prego nonna, con le mani o con la forchetta? Per quanto mi concerne io sono molto legato, perché durante i miei viaggi, quando rientravo a Corleto... Posso fare con le mani? Prego. Ovviamente noi l'obbligo era quello di salutare i nostri nonni, quindi all'arrivo e alla partenza salutavamo i nostri nonni, giustamente, e quindi durante queste chiacchiere, questi dialoghi che noi avevamo con i nostri nonni, io appunto facendo questo lavoro chiedevo in merito alle ricette tipiche antiche che si facevano a Corleto, e questa tipologia di pasta mi è rimasta molto nel cuore. Difatti io cerco poi di proporla al ristorante durante tutto l'anno, seguendo la stagionalità e quindi rispettando sempre la tradizione, però facendola secondo il mio punto di vista. Ho scelto questa tipologia di pasta perché appunto, se noi possiamo, come ben sappiamo, sul mercato le tipologie di pasta lucane che facciamo a Corleto e in Basilicata troviamo il ferricello, il cavatello, l'orecchietta, che secondo me ci prende di straccio ma è più pugliese, le lagane, i ravioli. Sono delle paste che le riusciamo a trovare più comunemente sul mercato. Invece l'imbellimbandi, appunto, sarà che viene fatta in un'area geografica più ristretta, come vi ho detto prima, è una pasta che difficilmente si trova sul mercato. E poi secondo me, appunto, io parlo sempre appunto per il mio utilizzo in cucina, la vedo un po' come il riso, perché è una tipologia di pasta molto duttile, quindi la possiamo usare sia in brodo come si faceva in maniera antica, la possiamo usare al pomodoro, si può usare col pesce, si può usare con la carne. È una pasta che ha varie sfaccettature e secondo me anche servita, cioè mangiata come pasta fredda, o meglio cotta, raffreddata, condita per fare un esempio tipo l'insalata di riso. Però invece del riso usiamo l'imbellimbandi, che secondo me ha un ottimo risultato e oltre è molto piacevole. Vi farò vedere la versione in brodo, almeno cerco di riproporla in maniera antica, e vi farò vedere la versione moderna come la vedo io invece nel 2021, come anche l'imbellimbandi al pomodoro. Giustamente noi stiamo cercando di riprendere, almeno il nostro lavoro, noi cuochi cerchiamo di riprendere quelle ricette che i nostri nonni ci hanno tramandato, però non riusciamo a riprenderle. Ovviamente se vogliamo rifarle come 20, 30, 40, 50 anni fa, noi potremmo fare, uno perché soprattutto nella ristorazione dovremmo seguire delle normative che non potremmo farne, e due perché ci sono adesso delle tecnologie, degli strumenti che ci aiutano a riprendere quelle ricette, però farle in maniera diversa, in maniera attuale. L'imbellimband appunto hanno questa tipologia di storia a sé, per un semplice fatto. Tendenzialmente era una pasta di recupero, perché appunto le nostre nonne, che ne so, facevano una tipologia di pasta, vedi le lagane, avanzava, non voglio dire gli scarti perché è una brutta, c'erano dei residui della pasta, e quindi cosa facevano? Hanno ben pensato di creare questi imbellimband, questa tipologia di pasta, e quindi tendenzialmente all'inizio veniva servita, veniva fatta o per in brodo, e questo brodo veniva creato con un brodo di gallina o un brodo di colombo o con il brodo di piccione. Tendenzialmente perché veniva fatto questo brodo? Perché questa tipologia di brodo appunto erano ricche di sostanze nutrienti, e quindi nello stesso tempo servivano da supporto alle donne lattanti, oppure soprattutto anche per i bambini, perché essendo in fase di crescita, quindi questi brodi erano molto nutrienti, anche il latte in più, e quindi davano davano da supporto alimentare a favorire la loro crescita. Tu mi hai insegnato e io ho cercato di apprendere come facevi questa tipologia di impasto. Sì. Ma a te, che tu ti ricordi, chi ti ha insegnato a fare questa pasta?
sola, senza nessuno, perché non teniamo nessuno. Era il nostro pensiero di farla. Diciamo, Però- le nostre nonne sono come un po' noi cuochi, no? Quando noi Ai nostri tempi ci imparavamo a vedere. Noi vedevamo come facevano loro e Esatto. poi facevamo noi, come dire noi. è un po' come noi cuochi che quando cominciamo a fare questo lavoro, La massa, una volta facciamo più tosta, una volta... insomma, fino a quando non piano ti- piano, fino a quando che ti ho insegnato a vedere come si fa. Adesso procediamo a dare la forma, a grattugiare le belle bande e usiamo il suo attrezzo, il suo strumento che si chiama appunto la pasta, prende questo nome dall'attrezzo della bella bandiera che viene fatta dagli artigiani di Corleto che con la loro maestria danno questa forma un po' concava con questi appunto, come ben potete vedere, questi forellini. E adesso vi faccio vedere facendo questo movimento come mi ha insegnato appunto la nonna, bacchettando più di una volta dall'alto verso il basso Devi e solo andare a premendo, bassa. Così, così. come ben potete vedere, vengono questi, io le chiamo pepite corletane perché secondo me sono delle pepite d'oro. Erano buone però, come una bella luna. La nonna è sempre molto attenta, come ben potete vedere, ovviamente l'occhio e l'esperienza, Se andare giù, però cercheremo di migliorare. perché poi sopra e sotto non vengono. Allora, una volta ottenuto l'impasto, ovviamente in base all'occorrenza e all'utilizzo, perché se veniva consumata in maniera imminente veniva rimasta sulla madia qui e la pasta poi veniva cotta al momento. Oppure appunto, come diceva la nostra nonna, usando le guantiere o con un canovaccio, con un guantosino sotto, la pasta veniva stesa su queste guantiere e poi veniva essiccata per diverse ore in ambienti ovviamente non molto caldi, per far sì che appunto raggiungesse subito l'essiccatura. E noi invece ovviamente per le norme igieniche, per una questione anche di tempo, invece nel ristorante noi facciamo un'essiccatura al forno e abbiamo scelto di fare un'essiccatura ai 70 gradi dai 12 alle 14 ore ed il risultato che alla fine otteniamo, questa è la partenza e questo è il risultato finale, è questo qui. E quindi con questa tipologia, ovviamente seguendo tutti i passaggi e tutte le normative, la possiamo conservare anche in frigo e quindi la possiamo consumare ovviamente in tempi non molto lunghi, ma anche 7, 8, 10 giorni che può essere consumata. Adesso procediamo alla cottura delle bandi. I tempi di cottura sono dai 4 ai 5 minuti, poi dipende anche dalla mantecatura che noi andiamo a terminare in padella, però all'incirca sono 4 minuti barra 5. Allora, come vi ho raccontato prima, secondo la sequenza e le ricette dei nostri nonni, venivano preparati in due tipologie di modi. Con al pomodoro, facendo una salsa semplice al pomodoro, oppure in brodo. E noi facciamo vedere le due versioni, appunto la versione secondo il racconto di mia nonna e la versione secondo il mio punto di vista in maniera attuale. Allora, questa è la versione semplice, fatta una salsa al pomodoro con aglio, cipolla, basilico e pomodori pelati. Ma invece questa è la versione secondo il mio punto di vista e ho fatto una salsa al pomodoro in maniera un po' diversa, o meglio ho sbollentato i pomodori, li abbiamo privati della pelle e dei semi e abbiamo fatto un'emulsione con dell'olio extravergine d'oliva. Quindi abbiamo fatto un passaggio, diciamo,
inverso rispetto alla cottura tradizionale. E poi lo completiamo con degli ingredienti del territorio. Quindi usiamo dello zafferano lucano, poi abbiamo fatto un pesto al basilico. Come ben sapete, ognuno di noi arriva il periodo estivo, sui nostri balconi non vediamo delle piante normali, ma vediamo delle foglie delle piante di basilico. Poi usiamo invece, ovviamente questo in base alle esigenze del cliente, abbiamo fatto una fonduta di cacio ricotta, portato il latte a 40 gradi, lasciato il cacio ricotta in emulsione, frullato, e per dare ovviamente sempre territorio e freschezza al piatto. Lo ultimiamo con le olive di Ferrantina. Anche in questo caso abbiamo fatto un'emulsione, un'infusione, dove le olive le abbiamo lasciate all'interno di uno sciroppo di acqua e zucchero e poi le abbiamo frullate. Diciamo è come un viaggio della Basilicata, perché se alla fine vediamo abbiamo ingredienti del nostro territorio e quindi ci cerchiamo di immaginare un viaggio dove partiamo da Correto e poi facciamo un giro nei paesi limitrofi, e per dare una nota croccante terminiamo con del pistacchio tostato. E questa è la versione che cerchiamo di servire, che serviamo noi al nostro ristorante. Tradizione e innovazione, ma rispettando sempre il territorio corletano e soprattutto i nostri ingredienti. Allora adesso, come vi ho detto prima, vi proponiamo l'altra versione, questa è una versione un po' più autunnale, gli imblimbandi in brodo. Quindi in questo caso abbiamo fatto un brodo. Adesso ovviamente prima si usava solo di gallina, però in questo caso io ho usato ovviamente anche dei pezzi del maiale e dei pezzi del vitello, e quindi poi alla fine li abbiamo cotti all'interno di questo brodo. E alla fine questo poi diventava un piatto unico, perché ho preferito, come facevano i nostri nonni, lasciare anche i pezzi della carne, quindi alla fine diventava un piatto unico, il brodo, i imblimbati cotti nel brodo e i pezzi della carne, in modo che era un pasto completo e abbastanza, come abbiamo detto prima, sostanzioso. La ricetta attuale noi abbiamo un po' stravolto, perché cosa ho fatto? Ho cotto sempre gli imblimbati nel brodo, però in questo caso noi, come ben potete vedere, come vi ho detto prima, che secondo me lo accomuno molto al riso, lo porto a cottura e a mantecatura come un risotto, quindi lo rendo più cremoso. Abbiamo sempre utilizzato il brodo, lo rendiamo più cremoso, con la carne invece di servirla a pezzi abbiamo fatto delle polpettine, per far sì che il commensale quando assaggia, degusta questo piatto, con il cucchiaio riesce ad assaporare il tutto. E poi con i residui del brodo di carne abbiamo creato un juice, cioè meglio abbiamo ristretto il brodo e poi in aggiunta, per richiamare sempre anche al territorio, ho versato all'interno della polvere rossa. Così in questo caso vedete la versione secondo il racconto della mia nonna, la versione secondo il mio punto di vista, rispettando sempre gli ingredienti, come sempre il territorio, e rispettando sempre la materia prima, e questo è quello che cerchiamo di trasmettere.